also, we cannot talk about something if we don't have language for it. And professionals have distinctions that ordinary people don't. Like you and me, my best friend in college, Franz, he once got dumped by his girlfriend because this line from his nose to the corner of his mouth was too deep. She said it was very unattractive. But we couldn't talk about that because we didn't know what this line was called. And doctors call that the nasolabial fold. So if we had the language, we could have talked about it. And you can't talk about something unless you have a language specific to that thing. So in a way, that thing doesn't exist. It isn't part of discourse until you have a language for it. And once you have a language for it, once you call consensual fighting fight clubs, then suddenly you can talk about these things that didn't seem to exist before. And so by giving them a language, finding the language that exists for them, in a way I can create them and allow people to discuss them for the first time. I'm not inventing anything. I'm just indenting or I'm applying a language to it. Poi, se posso aggiungere un commento, noi non possiamo parlare di cose se ci manca la terminologia, se ci manca un linguaggio che ci permette di discuterne. I professionisti di ogni settore hanno il proprio bagaglio di terminologie con varie sfumature che a noi come persone normali della strada manca. Quindi pensiamo a voi, pensiamo a me. Ad esempio il mio miglior amico al college è stato lasciato dalla sua fidanzata, lei si era stufata perché diceva che lui aveva questa riga, questa specie di rughetta che va dall'angolo della bocca fino alla narice che era fatta male e lei diceva ma è impossibile, non posso più stare con te perché con questa lineetta qua non è possibile, è una cosa brutta, ma a noi mancava il termine specifico per descrivere questo, quindi non riuscivamo a parlarne. I medici poi hanno un loro termine, il plico nasolabiale, e descrive la cosa, ma noi non avevamo questo termine per definire questa realtà. Quindi una volta che abbiamo il linguaggio giusto possiamo parlare della cosa, ma serve un linguaggio specifico, altrimenti la cosa non esiste e non può essere oggetto di discorso. Pensiamo ad esempio alle risse, ai combattimenti consensuali, lì si inventa il termine fight club e così la gente può parlarne. Quindi io cerco di dare il linguaggio giusto in modo che possiamo parlare di queste cose. Non invento queste realtà, io invento il motivo per il quale applico un determinato linguaggio alla discussione di questi argomenti. Avrei una curiosità, sono rimasto colpito da una cosa che hai detto in un'intervista, e cioè che i romanzi molto carichi di violenza, di scene forti, non c'è mai stata una scena di violenza a un animale. In effetti anche il pesce rosso di Hunted, di Cavie, muore fuori scena. Come mai? In a way, animals have become, in our culture, maybe the last innocent victims. People are being perceived as so responsible for their situation that you even have children accused of encouraging their own molestation. Even children are held responsible for what happens to them. But animals seem to represent a totally innocent victim, at least to Americans. And so, if something happens to a child, people are upset. But if something happens to an animal, people are outraged. People are enormously present to help the animal. And it's interesting, I have to wonder, whether, what animals represent for people at this point. Whether we have this huge guilt about how we've treated animals, or whether animals are safe enough to love because they're not people. But animals seem to get a great deal more sympathy than human beings right now.
Ma in un certo modo gli animali nella nostra cultura rappresentano le ultime vittime innocenti, perché le persone vengono percepite come responsabili della propria sorte, della propria situazione, persino i bambini vengono colpevolizzati per le molestie subite, sono ritenuti a volte responsabili delle cose, degli orrori che subiscono. Gli animali sono in un certo senso diversi nella nostra percezione, almeno negli Stati Uniti. Quindi se succede qualcosa a un bambino è chiaro, rimaniamo tutti molto male, però quando succede qualcosa a un animale c'è uno sconvolgimento generale, un senso veramente di oltraggio. Mi chiedo a volte che cosa rappresentino per noi gli animali. C'è una specie di senso di colpa per il trattamento riservato agli animali, oppure gli animali vengono considerati come oggetti di amore sicuri perché accettano il nostro amore in maniera acritica. Comunque sia, vediamo che si riserva agli animali una specie di simpatia, una specie di compassione, una specie di affetto che non è riservato a nessun altro. Una sola domanda prima di lasciarti alle domande del pubblico, ed è una domanda per me fondamentale, anche perché me la fanno sempre, quindi mi fa piacere poterla farla a qualcun altro. Ti diverti scrivendo o è fatica? Scrivere per te è un piacere o una fatica? Perché l'impressione non è determinante leggendo i tuoi libri, non si capisce. And I wrote on that book for 2 years, thinking I hate this piece of shit, but it's gonna sell. And then it didn't sell. It was a piece of shit. No one would buy that thing that I had wasted 2 years of my free time on. So I said, fuck this. From now on, if I'm going to waste my free time doing something, then that something has got to be as much fun as any party or anything else that I am saying no to. And I started using writing as my permission to go out. And I have never been to as many parties as I went to while I was writing Fight Club. And I wrote Fight Club in maybe 6 weeks. And I went to a party almost every night. And guess what? It sold within 3 days of my finishing it. It sold instantly. And so I think it really shows whether or not you're having fun. And the first goal of any writing project is still, am I having fun doing this? Because that is the only reward that you are guaranteed. And I refuse to take my reward on the back end. I want my reward now. Because even after something sells, the process still kind of sucks. Because it could get reviewed really poorly, it could sell poorly. Just the act of promoting it is exhausting and uncomfortable. And so the writing itself has got to be so much fun that whether or not it sells is beside the point. It has always got to be as much fun as anything else you could do with your time. So yeah, I have a great time. It's appalling I get paid to have so much fun. Ma il primo libro non fu affatto un divertimento e continuavo a dirvi per l'intera durata dell'impegno su questo libro, ma questo libro insomma che fatica, non mi diverto affatto, però diventerò ricco con questo libro, farò tanti di quei soldi e quindi andai avanti per 2 anni pensando a questo e continuavo a pensare, ma io odio questo libro, è un pezzo di merda fondamentalmente, però venderà tanto, venderà milioni di esemplari, poi alla fine sappiamo come andò a finire, finì il libro ma non vendette nulla, quindi a quel punto era doveroso riconoscere che effettivamente il libro era un pezzo di merda, non voleva nulla. Poi mi rimanevo male a pensare a quei 2 anni passati a scrivere questo libro, poi avevo trascorso 2 anni del mio tempo libero, del mio prezioso tempo libero, quindi a quel punto ho detto fanculo, insomma, non faccio più così, perché se io voglio passare 2 anni a scrivere un libro deve essere un divertimento, io mi devo divertire. Pensiamo ad esempio alle feste cui rinuncio per scrivere, no, non deve più essere così, il libro deve essere così divertente come le feste cui potrei potenzialmente rinunciare per scriverlo.
E così la scrittura divenne un pretesto per uscire. Pensiamo a Fight Club, ad esempio. Io ci misi 6 settimane a scrivere Fight Club e andai ogni sera ad una festa in quel periodo, e sappiamo che lì il successo fu strepitoso, perché il libro fu esaurito subito nel giro di 3 giorni, fu un successo istantaneo. Pertanto si vede che l'autore si diverte scrivendo. Il primo obiettivo del progetto di scrittura deve essere di divertirsi, e poi va bene, questa fatica o questo lavoro verrà premiato, ma io voglio che il premio sia immediato, non voglio la promessa di un premio futuro, non accetto di pensare al successo futuro, perché anche dopo che il libro sarà stato portato a termine c'è il lavoro faticoso di promuoverlo, e poi forse non venderà più di tanto, forse le recensioni saranno cattive. Bisogna divertirsi al momento della scrittura, e quel divertimento deve essere un divertimento pari al divertimento rappresentato dalle altre cose che potremmo potenzialmente fare. E io cerco di fare così, allora. Mi diverto e vengo anche pagato per questo. Pensateci, è una cosa scioccante, insomma.